Signori e signori, è con noi il grande, l'inimitabile, l'unico Arturo Rachetti! Devo spiegare. No, scusa, ti presento. Tutti si vestono fighi perché ti sei vestito da... No, io mi sono vestito in tuo onore, sono elegante. vestito da lavoro in onore a tutti gli ambulanti italiani che stanno facendo sciopero in questo momento, che io condivido perché a me al mercato mi piace andare a comprare al mercato ancora. Sì, ma non puoi venire in trasmissione vestito così da noi. Vabbè, poso il bidone solo perché mi dà fastidio, però torno subito. Un secondino, perché ci... Ecco, no, diceva... Sera! Opla! Hai visto, mi sono anche decorato per venire da te. Straordinario. Come una torta. La ciliegina la mettiamo qua, però. Sì, ma quella lì cosa? La mattina quando ci metti? Una sputazza e via. No, ma è antisismica, no. No, mi dicono. No, mi chiedono, ma come fate nel su? Col gel Viagra sta su tutto, A parte questo è anche antisismica. Fai così, e rimane. Infatti mi chiedevo, la notte la pettini? Posso anche dormire una notte e rimanere così per tutta la notte, nonostante l'età. Questa è una metafora, l'abbiamo capita. Una metafora... No, metafora... Senti, a Londra per la seconda volta sei stato nominato per il... Olivier Award. Il grande... Non l'ho vinto! Capito, però sì, come italiano mi sono sentito molto onorato di essere stato nominato. 2 volte la nomination per il Laurence Olivier Award. Nell'83 come Best Newcomer, cioè nuovo arrivato, e poi quest'anno per lo spettacolo Change come Best Entertainment. Molto contento anche perché nella storia dell'Olivier ci sono stati solo 2 italiani, Dario Fo ed io. Speriamo. Io comunque l'Olivier a casa mi sta bene, insomma, ci spero. Ma la terza te lo devono dare, anche perché mi sembra l'abbiano dato a uno che era morto, no? Sì, vabbè, l'hanno dato onore ad uno che stava, insomma, stava poco bene, e poi era è già morto o era... E poi hanno fatto uno spettacolo in suo onore, insomma, vabbè. Che sta roba qui un po', no? Vabbè, ma lo facciamo anche noi, dai. È meglio dei premi italiani. Taormina, per esempio. Ti diamo il premio del teatro italiano. Vieni a ritirarlo? No. Allora non te lo danno. No, scusa, Io sono... Non è vero? Sono contento che lo dica lui, perché noi è l'unico paese che ha 200 festival del cinema, 400 premi, e non ce n'è uno più serio, no? Perché ti chiamano e ti dicono, se vieni ti premio, se non vieni non ti premio più. Perché abbiamo perso anche queste cose. Senti, tu sei arrivato persino in Cina. A Shanghai. Tu giri tutto il mondo. Gongxi Fazai. Che sarebbe? Buon anno e tanti soldi a tutti, perché a loro, i cinesi, capito? A loro importa più quello che il resto. Ma è vero che ti chiedevano opinioni anche sui pomodori? Quello nelle interviste cinesi, sono pazzeschi. Ti fanno delle domande perché leggono il tuo curriculum su internet, no? Poi chiedono, a lei come italiano... Cosa ne pensa del pomodoro? Cioè non è perché le mettiamo sulla pizza che adesso il pomodoro, oppure, ma i suoi genitori lo sanno il lavoro che fa? Dico, guarda che faccio il trasformista, non il travestito, cioè una bella differenza. E poi, spiegare il mio lavoro è difficile. Sì, perché... No, perché loro leggono i giornali, siccome vedono che i trans sono molto di moda. Anche in Italia, perché dicono, Arturo Brachetti, lo scambista... Quello che cito la moglie mi dà... O peggio ancora, no, a Napoli mi dicono Brachetti, mi faccia una trasfigurazione. Perché è sempre un po', no, l'idea della... Vabbè. Capisci, questo è un altro problema enorme nostro in Italia, cioè il fatto che come mai da noi il talento... Cioè tu il successo l'hai avuto fuori prima, no? Lo sai, in Italia ma è sempre così. La meritocrazia non paga.
Se c'è uno bravo, ballerino, dottore, era sempre fuori Ma tu dall'Italia. quante date fai in Italia, per esempio? Ma 2 o 3 mesi almeno, sì. Per cui continui a mantenere una Sì, presenza... poi mi piace parlare la lingua, mi piace andare nei ristoranti soliti, vedere gli amici, insomma. Ma è vero, non so se abbiamo delle immagini, ti hanno messo anche in Topolino, che è una cosa Ah sì, sono bellissima. stato topolinizzato in un'avventura, ecco, Paperinic e Arthur Bracchetto che partono alla ricerca di una cosa. È stato divertente, crisi di identità di Topolino, no? È stato divertente. Senti, io sono uno ansioso, faccio troppe cose perché sono vittima della noia, però so anche tu sei uno... La noia... Cosa fai per sconfiggere la noia tu? Faccio gli scherzi, mi travesto nella vita. Mi hanno detto che casa tua... Cioè, spiego, per arrotondare. Cioè, gli spiego. Siccome, come tu ben sai, se un attore, diciamo, conosciuto va ad una prima, tutti contenti, oh prego maestro, di qua. Se vai al supermercato a comprare la carta igienica e arriva lì, mi fa l'autografo mentre fai... Non è elegante. Allora io ho una serie di looks che insospettabili. Uno, adesso non faccio vedere le foto, sennò che cazzo di... Non ci sono. Scusa, che senso di incognito... qui si può dire cazzo, Sì. orgasmo, non si può dire censura, che adesso l'hanno levata la parola. parolacce, Censura no, è vietata, non si può più dire What nulla. cazzo do you want? Si può dire. Sì, il famoso... che sarebbe tradotto è che gatto vuoi. Sì, arigato. Anche thank you lo. Thank you, soprattutto... English, it's English, proper English, of course. No, vabbè, allora, per farla breve, ho dei looks, per esempio, il professore di filosofia con i capelli grigi e gli occhialini, il prete, il rocchettaro. Allora, per esempio, il professore di filosofia lo uso con la cravatta, tutto serissimo, andare a vedere i miei colleghi a teatro, perché poi sapete che quando uno va a teatro, di solito bisogna andare a salutare l'attore principale, magari ha fatto una cacata mostruosa e tu devi andare a dire bravo. Allora invece vado col look che nessuno mi riconosce, nessuno mi vede, l'amministratore non mi vede, insomma, ciao ciao. Usi anche queste cose, per esempio, su appuntamenti di lavoro? Sei mai divertita, per esempio? Sì, ho fatto degli scherzi. Cos'è la cosa? Scusa, una cosa mi incuriosiva. Tu, cioè, il grande Fregoli era il più grande trasformista. Sì, 100 anni fa circa. Insomma, è lo storico italiano. Tu ti sei ispirato a lui o è una cosa che ti è venuta spontanea? Cioè l'hai studiato? No, io a 15 anni più o meno mi sono ispirato a Fregoli che io, era un libro che mi aveva regalato il Don Mantelli, che era un prete che faceva i giochi di prestigio, e quindi in questo libro c'erano delle foto di Fregoli. Cosa stai facendo? No, scusa, Cosa c'è? mi mal di sento poco pancia? bene, scusa. Cos'è successo? Scusa. No, perché è andato via, ha fatto un rumore tremendo. Cosa c'è? No, è in diretta, vero? Sì, siamo in diretta. Hai problemi di pancia? Sì, scusate. Sta scorreggiando il Bracchetti, purtroppo io non so. No, non so. Passerà. No, vuoi che ti portiamo via? Perché No, è sto molto, bene, sto si bene. sente purtroppo. Sì, vabbè, ma uno può fare... La signora è svenuta purtroppo di fianco. Cosa c'hai? E voilà! Messieurs, mesdames, l'incroyable fart machine! Adesso ti faccio vedere il device. Cos'è? Così, quando sei annoiato anche tu, voilà! Cos'è quella roba lì? The incredible fart machine! Ma quella fa... Come imbarazzare i vostri amici nei momenti di noia, visto che mi stavi annoiando un po'. Cioè, quella fa rumore di scarica e poi fa altri versi. Questa è una grande opportunità per tutte le persone che vivono in una serate annoiose di rallegrare i vostri amici. Questa si chiama The Incredible Fart Machine. Cioè, sono varianti sul petto. 15 peti diversi. 15 digitalizzazioni. Vorremmo chi è sintonizzato su altri canali, chiamare degli amici perché per la prima volta abbiamo la variazione sul peto, sulla quarta corda. Number one. Number two, un po' sostenuto con moto. Double take composition. E quindi vedi, 15. Questa era quella che a Milano chiamano... Ah no,
Questo. Scusa un attimo. No, con remote control, Ah, E certo, la litra. Voilà! questa era a Milano, la chiamano la dipinta, cioè quella che ha lasciato anche dei Comunque segnali. sia, tanto per dirti... per Scusa un attimo, combattere c'è la Alessandro che noia. ti voleva La chiedere una cosa. curiosità di